video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare Lucy. Per poterla realizzare ho lavorato due filati alternandoli tra di loro, che sono il New Life della Mistrico Filati e il vortice dell'Adrian Wool. Ho utilizzato il codice 18 e il codice 39, sono i colori del blu notte, sembra nero ma in realtà è blu notte, però sul sito entrambi i filati li trovate anche nella colorazione nera, quindi se volete questa maglia ancora più elegante potete fare la lavorazione del nero. Ma vi faccio vedere altre combinazioni colori che trovate disponibili. Potete unire il verde del New Life al verde del vortice, guardate qui che meraviglia. Un'altra combinazione colori che vi suggerisco per chi ama un po' più tono su tono è il grigio del New Life con il vortice bianco che è il numero 37, e il vortice, vi ricordo che il vortice è un filato con lurex mentre il New Life non lo è. O se vi piace lo stacco, qualcosa che si noti particolarmente, che dia ancora più vita a questa maglia, vi suggerisco di unire il bordeaux del New Life con invece il marrone del vortice che è il numero 34. Guardate qui che meraviglia, la parte luccicosa si vedrebbe ancora di più. Come vi ho detto, entrambi i filati li trovate disponibili sul mio sito Filati Elsa. Io in descrizione come sempre vi metto il link a entrambi i filati. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, io ho lavorato sempre con uncinetto il numero 4 e ho usato due gomitoli del New Life e due gomitoli del vortice. Se siete una taglia M vi occorrono due gomitoli del New Life ma tre gomitoli del vortice. Se siete una taglia L invece vi occorrono tre gomitoli del New Life e quattro gomitoli del vortice. Entrambi i quantitativi vi permettono comunque di fare anche le maniche lunghe, perché a me sia del vortice che del New Life me ne è avanzato, ma ho deciso di non fare le maniche lunghe perché voglio utilizzare questa maglia soprattutto in autunno ma anche in inverno con sottolupetto. Però per utilizzare in autunno e anche in estate, nelle giornate, nelle serate più fresche, ho preferito non fare le maniche lunghe, però voi potete tranquillamente aumentare, quindi fare le maniche lunghe. Vi ricordo però che al momento le spedizioni sono bloccate, potete fare gli ordini sul sito, il sito è sistemato, l'ho potenziato, infatti ci sono delle novità che potete andare a vedere. Comunque dicevo, riprenderanno il 31 di agosto, ma voi potete fare tranquillamente i vostri acquisti. E vi ricordo sempre che comunque c'è anche il PDF per poter realizzare la creazione che vi propongo, dove vi spiego giro per giro come va realizzata, con i suggerimenti naturalmente per le taglie più grandi. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima. Ho ripreso il punto di una giacca che realizzai anni fa, che era la giacca giacchetta Angel, e ho ripreso quel punto perché mi piaceva tantissimo, e questa volta sono andata a lavorarlo in tondo partendo dalla parte di sotto, e quindi lavorato in giro in tondo, sono due giri che vanno sempre ripetuti, e ogni 6 giri ho fatto 2 giri appunto con il vortice per rendere questa maglia ancora più elegante. Si arriva agli scalfi, si divide la parte dietro dalla parte avanti, e nella parte avanti io poi ho fatto un'ulteriore divisione verso la fine per fare queste micro spalline e avere lo scollo più largo. Una volta fatto ciò si vanno a cucire e infine si fanno le maniche. La lavorazione per le maniche torna a essere in tondo e sono lo stesso appunto abbiamo utilizzato appunto per il corpo, e come vi ho detto potete fare tranquillamente le maniche più lunghe. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate scrivendo Filati Elsa o Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare alternando due filati, ossia il New Life e il vortice, e utilizzerò il 18 del New Life e il 39 del vortice. Però qui, come potete vedere, ci sono altre combinazioni colori che io trovo bellissime. Guardate soprattutto questo verde quanto è bello. Qui vi farò vedere un piccolo campione, i giri da fare sono 2, si lavorerà con uncinetto numero 4, e questo è un altro colore perché il blu è troppo scuro, quindi almeno per farvi vedere i 2 giri iniziali preferisco appunto mostrarvelo con un campione e fare con un colore più acceso. Ora sposto tutto e si parte con il New Life. I giri da fare sono 2 e vi dico già che ogni 6 giri, quindi ogni volta ripetuto i 2 giri per 3 volte, io cambierò il colore e andrò a lavorare col vortice, realizzando una sola volta i 2 giri con il vortice, come avete visto nella maglia quando la vedete indossate. Quindi iniziamo però con il giro base e andiamo a realizzare, scusatemi,
2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro nella stessa archetto di base e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. Le chiudo insieme. Quello che stiamo facendo lo faremo per tutto il giro base. 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, vado nella terza e realizzo 3 maglie alte non chiuse, una, 2, 3 e le chiudo insieme. 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, 2, 3, le chiudo insieme. 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza, maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi di nuovo 3 maglie alte non chiuse nella terza catenella, una, 2, 3, le chiudo insieme. 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza, vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi devo fare questo per tutto il giro base. Facciamo l'ultima volta insieme e vi faccio vedere anche come andarla a chiudere. Quindi entro nella terza catenelle, vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, 2, 3, le chiudo insieme. 3 catenelle, vado nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, devo chiudere il mio giro base, entro nelle 3 catenelle chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. E adesso posso iniziare con il primo giro. Rientro qui nell'archetto dove ho finito il giro e vado a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso naturalmente lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, vado nell'archetto successivo, ricomincio da capo, entro nell'archetto, cerco di stare il più vicino possibile alle 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle e si ricomincia. Archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, salto il gruppo di 3 maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle e di nuovo archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, salto il gruppo di 3 maglie alte, entro nell'archetto successivo, maglia bassa. Devo fare questo quindi per tutto il mio primo giro. 5 catenelle e ricominciamo. Archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, salto il gruppo di 3 maglie alte, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle. Dopo aver fatto questo per tutto il giro, entriamo nella maglia bassa iniziale e andiamo a fare una maglia bassissima, e a questo punto possiamo iniziare a fare il nostro secondo giro. Con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, 3 catenelle, vado nell'archetto di 5 e realizzo una maglia bassa. Quindi come vedete è uguale al giro base, solo che l'ho definito il secondo giro per trovarci dopo quando andremo appunto a cambiare la colorazione, cioè il filato. Quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2, 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme,
3 catenelle, archetto di 5, entro e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Quindi devo fare questo per tutto il mio secondo e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo. Vi ricordo che, come vi ho detto, io ogni volta che ripeto 2 volte il terzo giro, 2 volte scusate, 3 volte 2 giri, vado a cambiare colorazione e quindi vado a lavorare col vortice, faccio 2 giri con il vortice e poi torno a lavorare appunto con il New Life. Quindi 3 catenelle, voglio farvi vedere come terminare il giro, vado a fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima e poi si ricomincia. Allora, come vi ho detto, ogni volta che ripeto i 2 giri 3 volte con il New Life vado a fare poi 2 giri, quindi un motivo con il vortice e poi ricomincio a lavorare con il New Life. Unica cosa però, qui all'inizio, avendo già un gruppo, un giro con il gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, contatene 3, quindi 1 2 e dopo aver fatto il terzo passate a lavorare con il vortice e fate 2 giri. Poi dal dopo potete fare sempre 6 giri totali, perché ogni motivo sono 2 giri, quindi 6 giri totali con il New Life. Questo appunto perché poi vi trovate sempre con 3 gruppi in verticale di maglie alte chiuse insieme e un gruppo del vortice e poi di nuovo 3 del New Life. Io adesso continuerò a lavorare la mia lavorazione vera e propria e vi dirò quante volte sono andate a ripetere i giri prima di dividere la parte dietro dalla parte avanti. Sono arrivata a mettere i marcapunti. Allora, io ho ripetuto i 2 giri per 19 volte, però vi ricordo che ogni 6 giri sono andata a cambiare a cambiare il filato per fare i 2 giri con il filato vortice, in modo appunto da avere questo distacco con il filato senza lame e il filato con lame. Quindi ripeto, ho ripetuto i 2 giri per un totale di 19 volte. Ogni 6 volte sono andata a cambiare il filato per fare i 2 giri con il vortice. Quando però sono andata a lavorare i primi giri, vedete, qui ho ripetuto i 2 giri solo 2 volte, perché in realtà avevo già il primo giro per il nostro giro base per avere i 3 gruppi in orizzontale delle 3 maglie alte chiuse insieme. Vedete, qui sono 3, qui sono 3 e poi vado a cambiare. Detto ciò, per mettere i marcapunti io mi trovo un totale di 21 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Ne ho messi 10 avanti, scusatemi, 10 dietro e 11 avanti. Ora taglia M dovreste avere 4 motivi in più rispetto a me, quindi dovreste mettere 12 dietro e 14 avanti e 15 avanti, no, 13 avanti, mentre per una taglia L dovreste mettere almeno 6 motivi in più per davanti e 6 motivi in più per il dietro. Naturalmente questo dipende da quante catenelle iniziali avete messo per poter avere la circonferenza che vi serviva. Ora andiamo a lavorare naturalmente separatamente la parte dietro dalla parte avanti. Io il marcapunti lo sono andata a mettere nella maglia bassa che mi divide sul davanti, qui il primo gruppo di 3 maglie alte e l'ultimo del dietro, stessa cosa da quest'altra parte, l'ultimo gruppo del davanti e il primo gruppo del dietro. Lavoreremo sempre questi 2 giri, però in giri di andata e ritorno, e quindi cambia un po' l'inizio e la fine. Ora io devo ricominciare a lavorare con il mio New Life, quindi con il filato non laminato, e vado a lavorare in questa maniera. Vado all'interno delle 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa all'interno dell'archetto e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato: 5 catenelle, maglia bassa, archetto successivo, 2 catenelle, salto il gruppo di 3 maglie alte, maglia bassa e poi di nuovo 5 catenelle. Continuo a lavorare come ho sempre lavorato per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nell'ultimo gruppo, nell'ultimo archetto e faccio una maglia bassa. Vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, rientro nella maglia bassa e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse,
e le chiudo insieme e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. 3 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte e le chiudo insieme. 3 catenelle, ricomincio da capo, maglia bassa, 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte non chiuse nell'archetto di 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare, come riniziare poi di nuovo il primo. Sto per terminare il secondo giro, devo fare le ultime 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa iniziale, vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Le chiudo insieme. Nel chiudere però mi porto sopra anche il filo del vortice e vado a fare una maglia chiusa. A questo punto ci giriamo, andiamo a fare di nuovo il primo giro e continuo a lavorare naturalmente sempre con il New Life, visto che devo fare sempre i miei 6 giri con il New Life, quindi entro dentro, che sarebbero 3 motivi alla fine, quindi ricomincio il primo giro, entro dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, scusate, 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, perché ho saltato il gruppo di 3 maglie alte. Quindi adesso continuo a lavorare, non so ancora se davanti farò uno scollo quadrato o se farò soltanto delle micro spalline, tipo gli ultimi 2 giri li farò separatamente. Continuerò a lavorare e vi farò sapere. Dietro invece farò un unico pezzo. Allora, sono arrivata a cucire le spalle sul davanti con la parte dietro. Sul davanti io ho fatto i 2 giri per 1, 2, 3, 4 e 5. Naturalmente alla quarta volta ho cambiato il filato e poi sono andata a fare di nuovo 4 volte 2 giri più una volta il primo giro, e vi conviene finire con il giro con le maglie basse, le catenelle, per poter cucire poi meglio le due parti. E ho lavorato solo sui primi 3 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme, sia a destra che a sinistra. Se volete farlo anche taglia M e taglia L, avendo più gruppi rispetto a me, io consiglio di fare almeno 4, di lavorare su 4 gruppi, sia una taglia M che una taglia L, e lavorare poi i restanti giri appunto per le spalline. Per una taglia M io vi consiglio di fare come me 5 volte i motivi, quindi ripetere i 2 giri 5 volte e poi andare a fare le spalline, e rispetto a me invece di ripetere solo 2 volte il motivo rifarlo almeno 3. Taglia L invece vi consiglio di fare 6 volte i 2 giri, tutto andata e ritorno, e poi 4 volte i 2 giri per le spalline. Naturalmente tenete sempre presente che l'altezza totale deve essere il vostro scalfo. Dietro ho ripetuto lo stesso numero di giri, quindi 7 volte i 2 giri, cambiando sempre al quarto giro, alla quarto motivo, il mio filato. E anche in questo caso sono andata poi a terminare con il giro di maglie basse e catenelle. Questo ripeto perché è più facile adesso che andremo a cucire avere la linea più retta, perché qui poi invece avremmo avuto questa discesa delle catenelle, quindi cucire avrebbe creato un po' di problemi, quindi avrebbe fatto un po' di difetto. Quindi adesso vado a cucire le spalline e poi vediamo come andare a realizzare appunto le maniche. Allora, per lavorare la nostra manica lavorerò sempre con l'uncinetto numero 4, inizio sempre col New Life, andremo a fare sempre 2 giri, quindi ogni 3 motivi, quindi quando avrò ripetuto i 2 giri 3 volte andrò a cambiare il colore lavorando i 2 giri con il vortice. Qui è dove avevo il mio marcapunti, dove ho la maglia bassa. Per iniziare la lavorazione inizio nell'archetto di 3 catenelle subito dopo e vado a fare il mio primo giro, quindi mi aggancio con il filo, con una catenella, rientro e poi vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado qui dove ho questo piccolo forellino e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, salto almeno 2 maglie in orizzontale e quindi vado a fare la maglia bassa,
2 catenelle, questa volta salto solo una maglia alta, un gruppo di maglie alte in orizzontale e faccio a maglia bassa, 5 catenelle e continuo così per tutto il giro. Naturalmente vi farò sapere quanti archetti di 2 catenelle avrò a fine giro, in modo tale da darvi un'idea sia per la taglia S e poi dirvi secondo me taglia M e taglia L quante ne dovreste andare a fare. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine del primo giro. Allora, sto terminando il primo giro, ho un totale di 8 archetti di 2 catenelle, l'ultima maglia bassa e quindi poi le 5 catenelle sono andata a farla nell'archetto prima della maglia bassa dove avevo il marcapunti. Ora, per una taglia M secondo me dovete fare almeno 10 archetti di 2 catenelle, per una taglia L almeno 14, naturalmente dipende sempre da come volete la manica. Io non la voglio troppo stretta, per questo ho fatto un totale di 8 archetti, quindi entro nella maglia bassa iniziale dopo aver fatto le 5 catenelle e vado a fare una maglia bassissima e poi torno a lavorare come ho sempre lavorato, quindi vado a fare le mie 3 catenelle che sono le mie 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro, vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 3 catenelle, vado nell'archetto di 5, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto di 2, vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse. Io continuo a lavorare in questa maniera, vi dirò alla fine se ho fatto delle maniche lunghe o delle maniche a 3/4 e poi andrò a fare anche l'ultima maglia, la manica. Allora, ho deciso alla fine di fare una manica a 3/4 perché questa la voglio sfruttare soprattutto in autunno e quindi ho ripetuto i 2 giri per 11 volte, quindi vedete ho terminato con i tre motivi con il New Life, in modo da richiamare l'inizio della mia maglia dove ho fatto i 3 motivi e poi ho cambiato colore. Adesso vado a fare anche l'altra manica, mi raccomando, però se volete potete fare comunque lunga tutta la lunghezza della manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica, quindi anche questa creazione è terminata.